Bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e in questa puntata parleremo degli elementi essenziali per la crescita delle piante e anche delle soluzioni nutritive per l'idroponica. Nello scorso video ci siamo immersi nel mondo affascinante dell'idroponica, introducendo un metodo rivoluzionario che sta trasformando il modo in cui si coltivano le piante fuori suolo. Fare idroponica tradizionale utilizzando preparati già confezionati oggigiorno è abbastanza semplice e alla portata di tutti. Fare idroponica da zero, o come dicono gli inglesi from scratch, invece è un po' più complicato e necessita di prove, di test ed esperimenti che talvolta non funzionano subito, ma che vanno sicuramente ad arricchire le nostre conoscenze. D'altra parte, come dico sempre io, una persona non si può definire esperta solo perché ha visto e fatto tante cose, ma solo se in un determinato ambito è riuscito ad imparare da tutti gli errori che si potevano fare. Quindi andiamo avanti con le nostre sperimentazioni e senza paura di sbagliare. A questo proposito faccio una piccola premessa. Quelle che vedete nei miei video sono sperimentazioni pratiche scaturite dalla lettura di articoli tecnici, ma non essendo né un chimico né un agronomo potrei essere impreciso nel riportare o riassumere gli articoli tecnici da cui prendo spunto per le mie sperimentazioni. Ad ogni modo, quando mi è possibile, aggiungo sotto nella descrizione le fonti delle mie ricerche, in modo che siano verificabili da tutti. Alcune volte i testi di riferimento sono a pagamento e per motivi di copyright non mi è possibile riportare il link per il download, ma comunque posso riportare il titolo, poi voi googlando qualcosa si trova sempre. Tornando a noi, le soluzioni nutritive sono il cuore pulsante delle coltivazioni idroponiche e in questa serie di video scopriremo come queste formule apparentemente magiche possono nutrire le piante, garantendo una crescita vigorosa e raccolti abbondanti, il tutto senza l'uso del suolo tradizionale. Preparatevi a scoprire i segreti di una orticoltura sostenibile e ad alte prestazioni e non dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi le prossime puntate. Prima di immergerci nelle complesse soluzioni nutritive che alimenteranno le nostre piante, è fondamentale comprendere come le piante si nutrono e da dove traggono i loro nutrimenti. Tutti sappiamo che le piante, come tutti gli esseri viventi, necessitano di respirare e di nutrirsi per crescere, svilupparsi e riprodursi. In natura le radici delle piante assorbono minerali essenziali dal suolo, ma nell'idroponica questo processo è replicato e ottimizzato attraverso le soluzioni nutritive bilanciate, che forniscono direttamente alle radici tutto ciò di cui le piante hanno bisogno. Infatti la soluzione nutritiva è ricca di elementi come azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e un sacco di microelementi che sono vitali per la loro crescita. Questi nutrienti sono disciolti in acqua e resi disponibili alle radici in una forma facilmente assorbibile. Le piante in idroponica quindi non necessitano di cercare il cibo nel suolo e possono dedicare più energia alla crescita delle foglie, del fusto e dei frutti. Capire l'alimentazione delle piante è cruciale perché ci permette di formulare soluzioni nutritive che soddisfano le esigenze specifiche di ogni pianta. Come abbiamo detto nella puntata precedente, ogni specie ha requisiti unici e con l'idroponica possiamo personalizzare il regime nutritivo per massimizzarne la salute e la produttività. Le piante necessitano di vari elementi minerali per crescere e svilupparsi correttamente. Le concentrazioni minime possono variare anche notevolmente da specie a specie, ma anche in relazione all'età della pianta e alla disponibilità degli altri nutrienti minerali. Ma quanti sono gli elementi chimici di cui ha bisogno una pianta? E come sono stati identificati? Leggendo lo studio dal titolo Marshner Mineral Nutrition of Higher Plant, la terza edizione risale al 2012, studio condotto da diversi ricercatori ma diretto dalla studiosa Petra Marshner, spero si legga così,
presso l'Università di Adelaide in Australia. Viene spiegato che sono stati condotti degli esperimenti di coltura in acqua e in sabbia, in cui le piante sono state nutrite con particolari elementi e sono state studiate le conseguenze effettive sulla crescita e sullo sviluppo. Queste indagini hanno permesso la caratterizzazione dell'essenzialità degli elementi e hanno contribuito a definire il rispettivo ruolo nel metabolismo delle piante. Questo lavoro ha rivelato due gruppi di nutrienti abbastanza distinti. I macronutrienti necessari, che sono presenti in concentrazioni relativamente alte nelle piante, e i micronutrienti ugualmente essenziali, ma presenti in concentrazioni molto più basse. Vi spoilerò che in totale sono 14 gli elementi minerali, anche se due di questi, il cloro ed il nickel, pare siano essenziali solo per un numero molto ristretto di piante. Fino adesso per identificare i 14 elementi ho usato più volte i termini nutrienti minerali o anche elementi chimici, ma la dicitura corretta dovrebbe essere elementi minerali essenziali. Tale dicitura è stata usata già dal 1939. Infatti, questa terminologia è stata proposta da due studiosi, Arnold e Stutt, nel 1939 appunto, in un loro studio. Questi autori hanno concluso che affinché un elemento possa essere considerato essenziale per le piante, devono essere soddisfatti tre criteri. Primo, una determinata pianta non deve essere in grado di completare il suo ciclo vitale in assenza dell'elemento. 2. La funzione dell'elemento non deve essere sostituibile da un altro elemento. 3. L'elemento deve essere direttamente coinvolto nel metabolismo delle piante. Quindi, visto che ho spiegato la genesi di questa dicitura, da qui in avanti cercherò di usare questa terminologia corretta per identificare i 14 elementi minerali essenziali. Ma nella nostra analisi non dobbiamo dimenticare però che le piante hanno anche bisogno di altri elementi essenziali ma non minerali, come l'acqua, reperibile sempre nel suolo, l'anidride carbonica ricavata dall'aria. Per la nostra carrellata di elementi chimici partiamo proprio da questi ultimi. Quindi idrogeno, carbonio e ossigeno. Questi tre elementi a livello atomico sono quelli che la pianta necessita maggiormente e sono i principali attori del processo biochimico che tutti conosciamo come fotosintesi clorofilliana. Ora, senza entrare nel vivo della spiegazione della fotosintesi clorofilliana, che meriterebbe un video dedicato, mi limiterò a spiegare a modo mio questo processo biochimico. L'energia solare viene utilizzata per dividere le molecole di acqua, H2O, in idrogeno e ossigeno. L'ossigeno in parte viene liberato nell'atmosfera, mentre l'idrogeno viene combinato con l'anidride carbonica, CO2, per formare zuccheri che costituiscono il cibo delle piante. La reazione netta della fotosintesi clorofilliana può essere rappresentata nella seguente formula. Bene, quindi per tenere a mente gli elementi li terremo qui sotto in sequenza, dal più richiesto a livello quantitativo dalle piante a quello meno richiesto. Inoltre li differenzieremo tra macroelementi e microelementi. Dopo li metterò in una tabella per avere la giusta visione d'insieme. Questi tre sono macroelementi non minerali ma essenziali per le piante. In modo un po' arbitrario viene tracciata una linea di demarcazione tra gli elementi minerali essenziali necessari in quantità maggiore, cioè i macroelementi appunto, e gli elementi essenziali richiesti in quantità minore, i microelementi. I macroelementi sono solitamente coinvolti nella sintesi di molecole organiche e nello sviluppo del potenziale osmotico delle cellule. Circa il 96% della sostanza secca delle piante è formata solo da carbonio, idrogeno e ossigeno. I microelementi invece sono principalmente coinvolti
nel funzionamento degli enzimi come cofattori o attivatori di metalli. Ora vediamo i macro elementi essenziali per le piante, che sono solitamente presenti nel suolo ed al modo in cui avviene il loro assorbimento da parte delle piante. L'azoto è il macroelemento minerale più richiesto dalle piante e svolge un ruolo cruciale nel loro metabolismo. È un costituente integrale di proteine, acidi nucleici, clorofilla, coenzimi, fitormoni e metaboliti secondari. Le piante assorbono l'azoto principalmente sotto forma di ammonio o nitrato, che vengono poi convertiti in aminoacidi nelle radici o nei germogli. È importante notare che, nonostante l'azoto sia abbondante nell'atmosfera, le piante non possono assorbire l'azoto atmosferico, tranne per le leguminose, che lo fanno con l'aiuto di batteri radicali. Una volta all'interno della pianta, l'azoto viene trasportato sia come nitrato che come aminoacido. In ambienti con pH acido le piante prelevano l'ammonio, mentre in un ambiente a pH basico, cioè elevato, preferiscono il nitrato. Inoltre, da uno studio di McDuff e Jackson del 1991, risulta che con la diminuzione della temperatura, sotto i 5 gradi, la preferenza per l'ammonio rispetto al nitrato aumenta fortemente. Questo ci fa capire che la temperatura della soluzione nutritiva in idroponica è un parametro importante da attenzionare. Il potassio svolge molti importanti ruoli regolatori nello sviluppo della pianta. Infatti è in grado di attivare almeno 60 enzimi coinvolti nella crescita delle piante. Il suo apporto è cruciale per la respirazione e la fotosintesi. È in grado di controllare l'apertura e la chiusura degli stomi, che sono appunto dei piccoli pori posti nella parte inferiore delle foglie. Nelle piante acquatiche invece sono nella parte superiore. Questi pori permettono lo scambio di anidride carbonica, ossigeno e vapore acqueo con l'ambiente esterno, garantendo il trasporto di acqua e nutrienti, ma anche per mantenere fresche le piante. Il potassio aiuta nel processo di trasferimento degli zuccheri a tutta la pianta, compresi i frutti. Contribuisce alla produzione di sostanze profumate e ai colori dei fiori. Inoltre favorisce il processo di lignificazione delle parti legnose degli alberi. Il potassio viene assorbito nelle piante principalmente sotto forma di ione di potassio. Il calcio riveste un ruolo importante nella stabilizzazione delle pareti cellulari e delle membrane. Nell'osmoregolazione è come messaggero secondario, permettendo alle piante di adattare i propri processi di sviluppo in risposta agli stimoli ambientali. Il calcio viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione di calcio, ma può anche essere assorbito nelle forme di bicarbonati solubili, ossalati e solfati. Il magnesio è un elemento essenziale della clorofilla, è indispensabile sia per la fotosintesi sia per la sintesi proteica. Esiste una lunga lista di enzimi e reazioni enzimatiche, dal nome impronunciabile, che richiedono o sono fortemente promossi dal magnesio. Il magnesio viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione di magnesio. Il fosforo è fondamentale negli acidi nucleici e gioca un ruolo chiave nel trasferimento energetico. È inoltre vitale per il trasporto dei carboidrati all'interno delle cellule fogliari. Il fosforo viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ioni di idrogeno fosfato, ma anche come fosfati. È un elemento fondamentale per la formazione dei fiori, dei semi, ma anche delle radici. Lo zolfo viene assorbito dalle piante come solfato e incorporato in aminoacidi contenenti zolfo, come la cisteina. Questi aminoacidi sono essenziali per la sintesi di enzimi e coenzimi che contengono zolfo, nonché di metaboliti secondari come le fitochelatine che giocano un ruolo nella disintossicazione dei metalli, e i glucosinolati
e le aline, che agiscono come deterrenti naturali contro gli erbivori. Questi 6 sono i macro elementi minerali essenziali per le piante. Adesso invece vediamo i microelementi essenziali per le piante, cioè quelli che sono richiesti in minore quantità dalla pianta. Il cloro viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione clorulo. Il cloro svolge un ruolo fondamentale nella fotolisi dell'acqua all'interno dei cloroplasti durante il processo di fotosintesi. Svolge un ruolo fondamentale nella stabilizzazione degli ossidi di manganese, agendo come un legante temporaneo. È anche un attore chiave nei processi che regolano l'apertura e la chiusura degli stomi. Inoltre il cloro contribuisce all'equilibrio ionico necessario per le piante per assorbire gli elementi minerali. Di conseguenza, una mancanza di cloro può causare sintomi quali l'ingiallimento delle foglie, conosciuto come clorosi appunto, e un ritardo nella crescita. Al contrario, un eccesso di cloro può avere un effetto tossico. Il ferro è fondamentale per la produzione di clorofilla, il pigmento principale impiegato nella fotosintesi. Inoltre, il ferro è un componente essenziale di numerosi enzimi e proteine che partecipano alla respirazione e al metabolismo delle piante. Una carenza di ferro può portare alla riduzione del metabolismo, con conseguente rallentamento della crescita e deterioramento generale della salute della pianta. Nei casi più gravi può verificarsi il deperimento delle foglie e dei rami. Inoltre può anche favorire l'insorgenza di infestazioni secondarie da parte di alcuni parassiti, come insetti e anche agenti patogeni. Il ferro viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione ferroso, oppure come ione ferrico, ma anche sotto altre forme, come ad esempio l'umato ferrico, derivante dalla trasformazione della sostanza organica del terreno. Il manganese agisce come cofattore enzimatico, attivando circa 35 enzimi diversi. È fondamentale nella fotosintesi, in particolare durante la fase di idrolisi dell'acqua, e gioca un ruolo cruciale nell'ultimo stadio della riduzione dei nitrati. Contribuisce alla produzione di lignina e alla formazione della struttura dei granuli di clorofilla. Una carenza di manganese può causare sintomi come l'ingiallimento delle foglie, note come clorosi, e il rallentamento della crescita generale della pianta. Il manganese viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione di manganese bivalente, ma anche sotto forma di ossidi di manganese. Il boro è un membro del gruppo di elementi metalloidi, che include anche il silicio e il germanio. Questi elementi hanno proprietà intermedie tra metalli e non metalli e condividono anche molte caratteristiche comuni nelle piante. Il boro viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di acido borico o come ione borato, anche se molte volte lo si trova legato a della sostanza organica. Il boro gioca un ruolo importante nella formazione dei tessuti della pianta. In particolare è responsabile dell'estensione delle radici e dei nuovi germogli, ma soprattutto della vitalità dei fiori. È forse l'elemento che ha più interazione con gli altri. Infatti agisce in sinergia con il calcio ed ha un'azione regolatrice nell'assorbimento di altri ioni. Inoltre reagisce positivamente con i macroelementi azoto, fosforo e potassio. Lo zinco è il secondo metallo di transizione più abbondante negli organismi viventi, dopo il ferro. Pensate che la concentrazione media totale di zinco nei terreni coltivati è di circa 65 mg per chilo di suolo. Lo zinco viene assorbito prevalentemente come catione bivalente. In presenza di pH elevato viene presumibilmente assunto anche come catione monovalente. Lo zinco aiuta la pianta a produrre clorofilla e aumenta la resistenza della pianta alle basse temperature. In carenza di zinco, le foglie perdono colore ingiallendo, mostrando uniformemente una clorosi diffusa e risultano anche ridotte come grandezza.
Lo zinco interviene nella produzione delle auxine, che sono gli ormoni naturali della crescita. La mancanza di queste limiterà lo sviluppo delle radici e di conseguenza della pianta in generale. Anche lo zinco, come il manganese e il rame, agisce come cofattori attivando un buon numero di enzimi. Il rame contribuisce alla produzione di lignina e alla formazione della struttura dei granuli di clorofilla. Una carenza di rame provoca la caratteristica distorsione delle foglie giovani, la piegatura e la torsione di steli e ramoscelli. Inoltre il rame contribuisce alla sintesi dei carboidrati ed ha un ruolo importante durante lo stadio finale della riduzione dei nitrati. Anche lui è un cofattore enzimatico come il manganese. Il rame viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione rameico bivalente e sotto forma di ossido di rame. Il molibdeno viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione molibdato, ma solitamente la pianta lo assorbe associato ad altri elementi organici. Anche il molibdeno, come il nickel, ha un ruolo fondamentale nel processo della fissazione dell'azoto. Contribuisce alla composizione di alcuni enzimi, come l'ureasi, e interagisce anche col metabolismo del ferro e del fosforo. Questo microelemento stimola l'assorbimento dell'azoto da parte delle piante. La carenza di molibdeno può portare a sintomi come la clorosi diffusa, foglie di dimensioni ridotte e deformate caratterizzate da una colorazione bronzea. Infine, il nickel è chimicamente correlato a ferro e cobalto e viene assorbito dalle piante principalmente sotto forma di ione nichelico bivalente. Il nickel è coinvolto nella funzione di almeno 9 proteine ed è coinvolto nel metabolismo dell'azoto, in particolare quando viene fornita urea come unica fonte di azoto. Ci sono alcune piante che possono assorbire il nickel dal suolo in quantità elevate, come ad esempio l'alisso. Il nickel è importante anche per la sua funzione di coadiuvante nell'assorbimento del ferro e nel ruolo importantissimo del processo di azotofissazione che avviene nelle leguminose. La carenza di nickel può portare a sintomi come l'accumulo di sostanze ureidi, nitrati e aminoacidi all'interno dei tessuti della pianta. Oltre agli elementi minerali essenziali, ci sono gli elementi benefici. Infatti, secondo una pubblicazione trovata sul sito istituzionale dell'Università del Wisconsin, ci sono elementi che promuovono la crescita delle piante in molte specie vegetali, ma non sono assolutamente necessari per il compimento del ciclo di vita della pianta, o che comunque non soddisfano i criteri di Arnold e Stutt per altri motivi. Gli elementi benefici riconosciuti sono il silicio, che è richiesto da molti tipi di erbe e alcuni cereali. Il sodio sembra essere coinvolto nella permeabilità della membrana. Tali elementi sono spesso chiamati elementi funzionali o elementi funzionali non essenziali, mentre il cobalto e il selenio non c'è nessuna documentazione a riguardo. Altri elementi che sono stati proposti come candidati per elementi essenziali o benefici includono il cromo, il vanadio, il titanio, anche se al momento mancano prove evidenti ed alcuni sono tossici per l'uomo. Ad ogni modo, se vogliamo mantenere valida la definizione di Arnold e Stutt, che abbiamo detto all'inizio del video, per gli elementi essenziali, si dovrebbe aggiungere un quarto criterio che è il seguente. Quindi 4. L'elemento deve essere richiesto da un numero sostanziale di specie vegetali e non solo da una o due specie. Ora che abbiamo visto tutti gli elementi essenziali, possiamo metterli in tabella per avere una vista d'insieme. Bene, per questa puntata è tutto. Nella prossima puntata vedremo come si fa a comporre la soluzione nutritiva per l'idroponica partendo dall'humus di lombrico. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime puntate. Ciao!